In Emilia-Romagna l'allevamento suino è storicamente uno dei più importanti, con una produzione di carni fresche stagionate fondamentale per il settore agroalimentare italiano. Sono circa 4.000 gli allevamenti attivi, per un totale di circa 1.100.000 suini presenti sul territorio. Si tratta prevalentemente di razze suine pesanti che a fine ciclo possono arrivare anche a 170 kg o più. Negli ultimi anni è cresciuto fortemente l'impegno da parte delle autorità sanitarie in Italia e in Europa per tutelare il benessere animale negli allevamenti intensivi. La ricerca scientifica ha stabilito 5 libertà fondamentali per gli animali: la libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione, la libertà dalle sofferenze, dalle ferite, dalle malattie, la libertà dalla paura e dallo stress, la libertà dai disagi determinati dall'ambiente in cui vive e la libertà di manifestare il proprio comportamento tipico della specie. La realizzazione di queste 5 libertà ha lo scopo di garantire all'animale la possibilità di adattarsi all'ambiente in cui vive. La legislazione europea, tenendo conto dei pareri scientifici, ha stabilito alcuni requisiti minimi da applicare ai parametri strutturali e gestionali degli allevamenti intensivi al fine di garantire il benessere animale. Nell'allevamento di tipo intensivo un gran numero di soggetti convive in spazi con regole e metrature definite a seconda del peso e delle dimensioni degli animali. I suini sono animali sociali, sono animali che vivono in gruppo. È naturale che i suini lottino fra di loro per stabilire delle gerarchie. Una volta che queste sono stabilite si crea un equilibrio sociale e gli animali convivono tranquillamente fra di loro. È per questo motivo che dallo svezzamento in poi bisogna creare dei gruppi omogenei. È necessario garantire che l'ambiente di ricovero sia pulito e che abbiano a disposizione sempre cibo ed acqua. I suini devono poter esprimere un comportamento di tipo esplorativo. Nell'allevamento intensivo la presenza di materiale di arricchimento favorisce tale comportamento ed inoltre aiuta a prevenire eventuali morsicature alle code. Il materiale di arricchimento deve avere alcune caratteristiche: deve essere masticabile, deve essere ingeribile, deve essere distruttibile, manipolabile e possibilmente rinnovato di frequente e diversificato se possibile. Fra il materiale di arricchimento ideale troviamo la paglia e il fieno. Tuttavia il loro utilizzo è incompatibile con i sistemi di eliminazione dei liquami laddove esiste un pavimento di tipo fessurato. Inoltre può influire negativamente sulla temperatura corporea dei suini. La paglia infatti tende un po' a scaldare. Per questo negli allevamenti del nord Italia il materiale di arricchimento è generalmente costruito da tronchi di legno o a terra o appesi alle catene insieme a corde che vengono legate ai box per favorire la manipolazione di questo materiale. Il veterinario ufficiale deve verificare che questi materiali siano conformi a quanto previsto dalla normativa e che siano effettivamente utilizzati dagli animali. Inoltre deve verificare che i suini non presentano delle lesioni, in particolare alle code, alle orecchie e ai fianchi. Una recente raccomandazione europea prevede che il taglio della coda dei suinetti non debba essere effettuata di routine. Occorre invece valutare in ogni allevamento il rischio di incidenza delle morsicature delle code, verificando i materiali di arricchimento forniti, la pulizia, lo spazio, il comfort termico, la qualità dell'aria, lo stato di salute degli animali, la competizione per l'alimento e l'alimentazione. Nonostante gli allevatori cerchino di adottare tutti gli accorgimenti indicati, si possono comunque manifestare episodi di morsicature. In questi casi, previa supervisione del veterinario aziendale, viene consentito il taglio delle code al fine di prevenire inutili sofferenze degli animali nella fase successiva di allevamento. Il benessere animale è un qualcosa
che deve essere visto a 360 gradi durante una buona gestione dell'allevamento, nel vedere le criticità del proprio allevamento e cercare di risolverle. È quello che abbiamo cercato di fare fino adesso e quello che cercheremo di fare nel futuro. Qui ci troviamo nella zona fecondazione. Qui le scrofe sostono per un periodo di 28 giorni dopo essere state fecondate. Dopodiché viene fatta l'ecografia e successivamente vengono spostate nei box collettivi. Sono i gabbi individuali per evitare la lotta per la gerarchia, che creerebbe uno stress e renderebbe difficoltosa la fecondazione delle scrofe stesse. Qui siamo nella sala parto, queste sono le salette adibite al parto. Ogni scrofa viene tenuta chiusa dentro la propria gabbia per evitare lo schiacciamento dei suinetti. Questa sala parto di particolare ha il nido che è completamente riscaldato con un impianto a pavimento, ha un'apertura delle gabbie in modo che i suinetti possano iniziare a socializzare tra di loro. Entro il 7° giorno di vita si effettua la castrazione e lo si fa per evitare che la maturazione sessuale degli animali possa dare un cattivo odore alla carne. Questa operazione viene effettuata da operatori che sono stati preventivamente formati dal medico veterinario aziendale. Quando gli animali si ammalano o si procurano delle lesioni, vengono spostati nel reparto infermeria, dove possono essere accuditi e curati in maniera adeguata e anche individuale. L'infermeria deve essere un locale adeguato, preferibilmente con lettiera e adatto alla tipologia degli animali ricoverati in base al peso e alle loro dimensioni. Attraverso un piano di controllo regionale vengono effettuate regolarmente ispezioni negli allevamenti per la verifica delle condizioni strutturali, per il controllo dei farmaci, per il controllo delle misure di biosicurezza al fine di evitare la diffusione di malattie infettive. Se durante le ispezioni negli allevamenti si evidenziano delle situazioni non conformi alle normative, si procede con prescrizioni indicando anche i tempi per la risoluzione degli stessi. Nel caso queste prescrizioni non siano rispettate, si può procedere con le sanzioni amministrative che possono andare da 1.500 a 9.000 euro. Nei casi più gravi si può procedere anche per vie penali fino ad arrivare alla chiusura dell'allevamento. I controlli dei servizi veterinari riguardano tutti gli allevamenti e includono l'alimentazione, il controllo dei farmaci, la biosicurezza e il benessere animale. Per quanto riguarda il benessere animale, nel 2016 in Emilia-Romagna, sui 1.459 allevamenti intensivi, cioè con più di 40 capi o con più di 6 scrofe, sono stati eseguiti 170 controlli, pari al 12%, superando il limite del 10% richiesto dal Ministero della Salute. 22 allevamenti sono risultati non conformi, pari al 13% del totale. La maggior parte delle irregolarità hanno riguardato la mancanza di materiale manipolabile, le caratteristiche dei locali e le pavimentazioni. Nel 2017 la Regione Emilia-Romagna ha deciso di raddoppiare la percentuale di allevamenti sottoposti a controllo, portandola dal 10 al 20%.